Le armi della persuasione. Autore: Robert B. Cialdini. Robert Cialdini, nel suo libro Le armi della persuasione, delinea 6 principi fondamentali che le persone e le organizzazioni utilizzano per influenzare gli altri. Questi principi si basano su studi psicologici e osservazioni empiriche e spiegano come certe tattiche possono indurre comportamenti favorevoli. Ecco un riassunto dettagliato dei 6 principi. Primo principio: reciprocità. Il principio di reciprocità si basa sull'idea che le persone tendono a restituire i favori. Se qualcuno fa qualcosa per noi, ci sentiamo obbligati a ricambiare. Applicazione. Omaggi e campioni gratuiti. Offrire un prodotto gratuito o un servizio può indurre i clienti a sentirsi obbligati a fare un acquisto. Favori. Aiutare qualcuno in un contesto sociale o lavorativo può creare una predisposizione favorevole nei tuoi confronti. Esempio pratico. Cialdini descrive un esperimento in cui un ricercatore inviava biglietti di auguri natalizi a sconosciuti. Molti di questi sconosciuti, pur non conoscendo l'autore del biglietto, rispondevano inviando a loro volta un biglietto di auguri. Questo dimostra come un piccolo gesto possa generare un senso di obbligo a ricambiare. Secondo principio: impegno e coerenza. Le persone tendono a essere coerenti con ciò che hanno già detto o fatto, specialmente se l'impegno è stato pubblico o documentato. Una volta che prendono una posizione, cercano di mantenerla per essere coerenti. Applicazione. Impegni scritti. Far sì che le persone mettano per iscritto un impegno o una promessa aumenta la probabilità che lo seguano. Piccoli passi. Chiedere inizialmente un piccolo impegno che può essere facilmente accettato, per poi aumentare gradualmente le richieste. Esempio pratico. Cialdini racconta di un esperimento in cui i ricercatori chiedevano a dei residenti di firmare una petizione per la sicurezza stradale. Dopo che i residenti avevano firmato la petizione, veniva loro chiesto di mettere un cartello grande e ingombrante nel loro giardino che promuoveva la stessa causa. La maggior parte delle persone che avevano firmato la petizione accettava di mettere il cartello, dimostrando il principio di coerenza. Terzo principio: riprova sociale. Le persone tendono a seguire le azioni degli altri, specialmente in situazioni di incertezza. Questo principio si basa sull'idea che se gli altri stanno facendo qualcosa, deve essere la cosa giusta da fare. Applicazione. Testimonianze. Utilizzare recensioni e testimonianze di clienti soddisfatti. Evidenza numerica. Mostrare quante persone stanno utilizzando un prodotto o servizio. Cialdini cita il famoso esperimento del bystander effect, effetto spettatore, dove la presenza di altre persone può influenzare la nostra risposta a un'emergenza. In una situazione in cui una persona sembra avere bisogno di aiuto, le persone sono più inclini a intervenire se vedono che altri lo stanno facendo. Quarto principio. Autorità. Le persone sono inclini a seguire i consigli e le indicazioni di figure autorevoli. La percezione di autorità può derivare da titoli, abbigliamento e competenze. Applicazione. Esperti. Utilizzare esperti o specialisti per promuovere prodotti o idee. Uniforme o titoli. Mostrare certificazioni, diplomi o uniformi che indicano autorevolezza. Esempio pratico. Cialdini parla dell'esperimento di Milgram, dove i partecipanti erano disposti a somministrare scosse elettriche dolorose a un'altra persona, semplicemente perché un'autorità in camice bianco, rappresentante la scienza, diceva loro di farlo. Questo dimostra quanto potente possa essere l'influenza dell'autorità. Quinto principio. Simpatia. Le persone sono più facilmente influenzate da chi gli piace. La simpatia può essere generata da somiglianze, complimenti o cooperazione. Applicazione. Relazioni personali.
Creare un rapporto amichevole e personale con i clienti. Somiglianze. Evidenziare somiglianze tra il persuasore e il pubblico target. Esempio pratico. Cialdini cita il caso dei venditori di Tupperware che organizzano feste a casa di amici e conoscenti. Le vendite durante queste feste sono elevate perché le persone sono più propense a comprare da qualcuno che conoscono e che gli piace. Sesto principio. Scarsità. Le persone attribuiscono maggiore valore alle risorse che sono percepite come scarse. Se qualcosa è raro o in edizione limitata, diventa più desiderabile. Applicazione. Offerte limitate. Promuovere prodotti come edizioni limitate o disponibili solo per un periodo di tempo ridotto. Disponibilità. Comunicare la scarsità di un prodotto per indurre un senso di urgenza. Esempio pratico. Cialdini descrive una promozione di una linea aerea che annunciava la cancellazione di un volo diretto da New York a Londra. L'annuncio generò un'impennata delle prenotazioni, poiché le persone percepirono il volo come una risorsa scarsa e quindi più desiderabile. Conclusioni. Cialdini spiega che questi principi non solo funzionano da soli, ma spesso si sovrappongono e si rafforzano a vicenda. Ad esempio, un'offerta limitata, scarsità, può essere resa ancora più potente se proviene da un'autorità riconosciuta, autorità, e supportata da testimonianze di altri clienti, riprova sociale. Applicazioni pratiche. Le armi della persuasione di Cialdini sono applicabili in vari contesti. Marketing. Per creare campagne pubblicitarie più efficaci. Vendite. Per aumentare la conversione dei potenziali clienti in acquirenti. Relazioni interpersonali. Per migliorare la capacità di influenzare e persuadere gli altri in ambito sociale e professionale. Comprendere e utilizzare questi principi eticamente può portare a una comunicazione più efficace e a risultati migliori in molte aree della vita. Ricordo a tutti che il mio canale YouTube si chiama Books for Growth e vi ringrazio per avermi ascoltato. A presto!